Ciao, il mio nome è Erika e vesto Lolita da circa 3 anni. Faccio parte della comunità Lolita di Milano e oggi volevo parlarvi dell'International Lolita Day e di come lo abbiamo passato nel 2022. Allora, quest'anno ho avuto l'onore di organizzare entrambi i meet per l'International Lolita Day e quindi volevo, non lo so, avere un'occasione di far vedere una carrellata di video di quello che abbiamo fatto e un po' di come è stato organizzarlo se magari nel momento in cui avete iniziato a vestire Lolita anche voi, vorreste provare a cimentarvi in qualcosa di simile, che insomma, per una persona come me, che ha l'iniziativa di un personaggio non giocabile, cioè se mi parli bene, ma di solito non ho assolutamente iniziativa, è davvero qualcosa di notevole. Per cui, non lo so, parliamone. Anzitutto, cos'è l'International Lolita Day? È una celebrazione, un evento, che si tiene ogni anno, 2 volte l'anno, quindi a giugno, il primo sabato di giugno e il primo sabato di dicembre di ogni anno, così si può alternare, sia lo stile estivo e lo stile invernale, che insomma è una buona cosa. Io avrei detto: sarebbe stato ideale farlo primaverile e autunnale, così almeno avevamo un clima adatto, perché diciamocelo in Italia fa veramente caldo o fa molto freddo e piove, perlomeno a Milano c'è un sacco di nebbia, e quindi secondo me sarebbe stato meglio scegliere quei 2 periodi. Ma siccome questa usanza c'è da molti anni, dai tempi di LiveJournal, non saremo noi a cambiarla e quindi ci adattiamo. Allora, vediamo. Cosa abbiamo fatto a giugno? A giugno abbiamo prenotato un locale, e uso il plurale perché, sebbene incredibilmente l'iniziativa sia stata mia, ho potuto godere dell'aiuto di, un paio di persone per poter organizzare l'evento. La prima è, Ilaria, anche nota come Pinco Tora, vi metterò il link da qualche parte qui nel video, che mi ha dato le dritte su come fare a organizzare il primo meet, come trovare il primo locale, indicandomi il TCAP, a Milano come locale. Saluto e ringrazio Lavinia a proposito, che ci ha riservato l'intero locale per poter organizzare il nostro meet. È stato davvero bello, fra l'altro, Lavinia ha addirittura creato un menù apposta per noi, con scritto Lolita, è stata veramente carina, e il locale è uno di quelli che accetta solo prenotazioni, ha pochi posti e i tè sono buonissimi, ha delle, tazze molto particolari, i dolci anche sono molto buoni. Ha per noi ha addirittura fatto i dolci sulle nostre richieste, quindi davvero un ottimo posto dove andare, però ricordatevi di prenotare. Appunto il contatto mi è stato passato da Ilaria. Tra l'altro su Ilaria c'è da dire che, fa parte di un gruppo che organizza, uscite in alt fashion, quindi stili alternativi, mode alternative, che si chiama We Are Alice. Anche di questo vi metto il link nella descrizione e forse in sovraimpressione nel video, vedo che cosa riesco a fare. Gli eventi che organizzano sono bellissimi, si va nei locali, ogni tanto si va a fare delle attività, fanno i premi per chi si veste meglio, hanno dei temi, è molto carino, ed è un bel modo di approcciarsi e poter vedere, stili e mode differenti. Infatti è stata anche la mia prima uscita in Lolita, ma probabilmente ne parlerò in un altro video. Ho potuto contare in questo caso anche sull'aiuto di Marianna, detta anche Amerise, che ha anche il suo brand che si chiama Verbena Creazioni, e che appunto, lei già sa fare, diverse cose bellissime, e si è offerta di darmi una mano proponendo delle spillette e di darmi una mano anche con l'organizzazione della giornata. Fra l'altro, grazie Marianna. E quindi in 448 abbiamo fatto anche delle spille e dei regalini che, sicuramente metterò nel video mentre sto parlando adesso. Dovete sapere che nel nostro caso per organizzare le uscite abbiamo un gruppo su Facebook che a me non piace tanto, però è stato necessario per trovare le altre persone che vestivano Lolita,
e con quel gruppo ogni tanto organizziamo le uscite. E quindi, ho proposto lì la giornata e, in base alle persone che hanno deciso di venire, ho raccolto la quota per essere sicura che venissero e poi abbiamo, organizzato, sapendo che al Teacup purtroppo potevano starci solo 15 persone e quindi abbiamo dovuto limitare un pochino i posti. Che però come prima uscita diciamo che 15 persone sono anche tante, per cui a me andava benissimo. Allora vediamo, com'è andata la giornata? Siamo arrivate io e Marianna per prime e abbiamo iniziato a organizzare, dei, regalini che avevamo deciso di portare. Per cui avevamo preparato dei sacchetti con, dei tè. Io avevo trovato dei tè super carini, delle tisane, che secondo me sono molto Lolita, ma perché a me piace il classic Lolita e quindi secondo me sono adattissimi. Oltre a quelle anche le spillette, che ho disegnato io e che Marianna ha realizzato con delle bellissime cornici attorno. Fra l'altro se vi piace questo stile di spilletta di legno, veramente andatevi a guardare Verbena Creazione. Oltre a quello, anche un foglio con le attività, perché, mi sono vista che, a questo a agli eventi Lolita, spesso è anche carino mettere delle attività da far fare, e quindi io con l'ansia sociale, eccetera fra l'altro io non lo so, perché probabilmente do l'impressione di essere una persona estroversa. Io non sono davvero una persona estroversa, ma sono sempre piena di ansia e quindi la prima cosa che ho messo sul foglio delle attività erano una serie di domande rompighiaccio, così almeno, non lo so, siccome ci sono delle persone che non conosco, a volte non so che cosa dire, mi guardo il foglietto e gli chiedo ad esempio: "Qual è la tua emoji preferita?" E possono essere degli spunti di conversazione. Ora non dico di farlo, però insomma era un'idea e quindi quella è stata una delle pagine, dell'attività. Poi nelle altre, sezioni delle attività ho aggiunto dei giochi e anche delle immagini da colorare prese da un coloring book che avevo fatto per avere dei meme e delle attività da fare così anche in solitudine, che poteva essere un'idea carina per un meet, no, e mi ricordo ne ho fatto tipo 1 al giorno, stavo disegnando come una pazza, eccetera, ma è tutta un'altra storia. Invece quindi abbiamo incluso un paio anche di quelli e organizzato dei giochi, per cui chi riusciva a completare tutto, poi otteneva dei premi, ho messo in palio dei premi, tra cui, uhm, chi riusciva ad arrivare per primo poteva scegliere quale premio prendere, tra cui poster, calze, accessori e varie cose che avevo accumulato, possiamo dire, e che avevo o in alcuni casi creato io, o anche degli oggetti portati da Marianna bellissimi, come delle spille con sopra i coniglietti, bellissimi. E quindi avevamo il nostro foglio con le attività, avevamo i regalini, e poi sono arrivate anche le persone. Ora, io sono dell'opinione che, si è così belli, perfetti, eccetera, solo all'inizio del meet e che poi dopo un po' ci si sfà il trucco cola, si rompono le cose, la parrucca si disfa, ho mangiato e mi sporco e quindi secondo me la cosa migliore a questi meet è quella di fare le foto subito. Così ci si toglie le foto di mezzo e non ci si pensa più. Quindi la mia raccomandazione, il mio consiglio è: se potete fate subito le foto, così poi siete a posto, no, il meet è successo e vi potete, godere il resto delle cose che succedono. Ho detto godere, in realtà se avete organizzato voi sarete in ansia per tutto il tempo, fino alla fine del meet, però, secondo me ne vale la pena perché, insomma, è bellissimo stare in una stanza di persone, tutte vestite così carine, a celebrare il fatto che vestiamo così e magari tutte stiamo seguendo un tema per vestirci, oppure semplicemente abbiamo i nostri vestiti migliori e per qualcuno a volte questa può essere l'occasione per provare uno stile nuovo, che è stato il caso per almeno un 2, 3 persone, che normalmente non vestivano Lolita, ma per partecipare al meet hanno partecipato e in quei casi a me piace tantissimo il fatto che decidano di vestire Lolita e quindi, sono ben felice anche di condividere elementi dal mio guardaroba, ad esempio ho
4 petticoat. Ne ho 4? In realtà no, credo di averne di più. Vabbè, sì, diciamo 4 petticoat che utilizzo e quindi prestarne una non è assolutamente un problema e mi fa molto piacere. Stessa cosa per i vestiti, ho accumulato tanti di quei vestiti, non parliamone. E quindi se qualcuno non ha un vestito, perché dovrebbe precludersi il fatto di partecipare? Se so che me li trattano bene, li presto volentieri. E quindi ho anche, prestato qualche elemento così, per permettere a qualcuno di partecipare. Che dire, quindi sì, International Lolita Day e tutti cerchiamo di vestirci il più possibile Lolita, però anche se qualcuno non è perfetto, ovviamente non fa niente. Non vorrei mai che qualcuno non partecipasse perché non ha il cord fatto finito o perché, non lo so, si fa dei complessi. Guardate, venite, partecipate, provate la moda, veramente chiedete. Io sono sicura che, se parlate con, il gruppo che si trova nella vostra città e dite che vorreste partecipare, se a quelle persone piace davvero il fatto di condividere la moda Lolita, ma vi aiuteranno super volentieri, se non magari prestandovi le cose perché magari non vi stanno o perché sono super delicate o perché non le hanno, sicuramente almeno a trovarle, così che possiate vestirvi in futuro per voi, no, secondo me è una cosa bellissima, spero tanto che se avete dei dubbi, quindi decidiate di partecipare a una cosa del genere. E quindi passiamo invece all'altro International Lolita Day, che è invece quello invernale che è appena passato. Infatti mi vedete vestita così perché, è lo stesso cord, eccetto la parrucca, che ho indossato all'International Lolita Day invernale. A questo giro eravamo più persone e mi hanno aiutato più persone anche a organizzare. In realtà confesso che avevo perso un pochino le speranze nell'organizzarlo perché, non lo so, devo aver avuto delle manie di grandezza. A un certo punto volevo, fare qualcosa di più e organizzare in un posto bellissimo o comunque più a tema, più, dal sapore vintage o antico, uhm, però ho avuto una hubris un po' eccessiva, infatti non riuscivo a trovare un posto che, avesse dei prezzi sensati o che ci lasciasse prenotare, per cui ho dovuto abbandonare l'idea. A un certo punto pensavo che non sarebbe successo, ma per fortuna Giada, grazie Giada, di Arumochi, che è l'altro gruppo che organizza uscite in J-Fashion, Giada e Bea sono bravissime e infatti si sono unite a me per darmi una mano a organizzare e quindi telefonare, cercare i posti. Davvero, se non fosse stato per loro, non avrei organizzato anche quest'altra uscita per l'International Lolita Day e quindi grazie, grazie davvero. Anche a questo giro poi, si è unita Marianna per darmi una mano e anche per quello grazie. E si è anche offerta Francesca, del, blog L'ora del tè, che vi consiglio di leggere, anche di quello devo mettere il link nella descrizione. E quindi con questo mega team abbiamo organizzato anche la versione invernale. E quindi per organizzare inizialmente Giada e Bea mi hanno dato una mano a trovare il locale. Abbiamo prenotato e eravamo in circa 20 persone a questo giro, tra, chi poteva venire e chi no alla fine, questo è stato il numero finale. Anche in questo caso è stato bellissimo, i cord di tutte le persone erano stupendi. Abbiamo scelto come tema quello invernale più o meno, o comunque un cord di quelli che si possiedono, perché è anche normale che non tutti abbiano 10.000 vestiti, di cui anche quello invernale. Se penso a me, il primo anno che ho iniziato a vestire Lolita avevo un vestito, quindi anche lì, se pensate di non poter centrare il tema, ma non fatevi questi problemi e unitevi a noi comunque. Anche in questo caso abbiamo organizzato, dei regalini, con una spilla realizzata da Marianna, il foglio con le attività, i tè e anche degli sticker che ho disegnato io, ma che ha sempre realizzato Marianna, infatti dobbiamo fare una statua a Marianna perché è stata bravissima. Quindi com'è andata al locale? Allora, a questo giro
ispirata dagli eventi di Arumochi al Tanabata che avevano organizzato, avevano fatto tutta una storiella dove, loro 2 erano le assistenti e una aveva fatto scappare le anatre, ma non si sapeva chi era stato e c'era una serie di giochi ed era bellissimo. Ho detto: "Vabbè, non riuscirò mai a fare qualcosa di altrettanto bello, ma ci posso provare". E quindi riadattando l'idea di Arumochi all'International Lolita Day, quello che abbiamo pensato è stato di dividere in 3 squadre, i partecipanti e visto che avevamo un'abbondanza di persone che mi potevano aiutare, uhm, anche avendo dei capigruppo, che quindi potevano fare i conteggi dei punti, eccetera, e queste 3 squadre rappresentavano 3 atelier italiani liberamente ispirati a, atelier internazionali, vediamo se riuscite a capire a chi ci riferiamo, dove, i 3 gruppi erano Divin Karin, che, è un atelier di moda italiana dalle ispirazioni dolci, che vorrebbe introdurre nel lessico anche internazionale magari, ma rendendolo più italico, terminologie come, panettone per indicare la forma cupcake delle gonne e pandoro per indicare, la forma A-line, delle gonne, quindi quella più a triangolo. Poi abbiamo, Mammè Macché, che come obiettivo del gioco vorrebbe introdurre le barre di cartone made in Italy per bambole Lolita. E poi abbiamo, Mondo Innocente, che avendo una passione per le favole, tradizionali europee e avendo, anche delle linee più mature del vestire, ha deciso di lanciare una linea dedicata alla Befana. Quindi l'idea era questa e, tramite una serie di giochi questi 3 atelier si sfidavano, per stabilire chi sarebbe riuscito a imporre la sua visione per il 2023 penisola italica. Tutto bellissimo se non fosse che nella realtà avevamo preparato il foglio di attività e tutto, ma il posto dove avevamo prenotato ci ha dato qualche problema. Per cui, anzitutto, nonostante ci avessero confermato la prenotazione, quando siamo arrivati lì non se l'erano segnata, purtroppo, e oltretutto non avevano comunicato il fatto che ci fosse un limite orario e dei turni, per poter stare lì, uhm, e quindi dovevamo avere in teoria la saletta per noi, non ce l'avevamo avuta, eravamo proprio in mezzo ed è stato un po' più difficoltoso riuscire a fare i giochi. Nulla da dire sul cibo che era molto buono, infatti in quello stesso posto, avevano organizzato l'anno precedente le ragazze di Arumochi, un meet che era andato molto bene, però vabbè, a parte questo inconveniente, siamo riusciti a divertirci tutti assieme. Abbiamo anche fatto lo scambio dei regali natalizio, con un Secret Santa casuale, dove le persone dovevano, pescare con un bigliettino il nome di chi a chi andava il regalo. Purtroppo l'abbiamo dovuto fare di corsa. Nota dolente il fatto che in realtà piovesse e quindi volevamo passare poi dal locale al, temporary shop di Vincenzo D'Ascanio, che di solito fa delle, cose a tema natalizio, ha sempre il negozio a tema natalizio e l'anno precedente, erano stati molto carini con noi che eravamo vestiti in moda alternativa, e quindi avevo pensato che sarebbe stato bello tornarci come gruppo tutti assieme. Purtroppo però la coda era lunghissima, siamo stati 1 ora e mezza in coda, e quindi diciamo che questo ha fatto andare via qualche persona perché stare 1 ora e mezza in coda è tanto, e ci ha rovinato un po' i piani. Però per chi è rimasto fino alla fine poi l'interno del negozio era bellissimo, ho anche preso qualche regalino. Nel complesso è stata una bella giornata, poi non è che bisogna per forza fare un meet con le persone o fare le cose in grande per festeggiare l'International Lolita Day. Se non avete nessuno con cui festeggiarlo, comunque va bene fare anche solo vestirsi, o fare qualche attività a tema Lolita, come guardare, Kamikaze Girls o guardarsi qualche video o partecipare ai meet online, che spesso ne organizzano anche quelli sui server di Discord internazionali. E niente,
Quindi spero di vedervi o di vedere più video di International Lolita Day organizzati l'anno prossimo. Spero che riusciremo a ripetere l'esperienza e spero di avervi incuriosito un pochino sulla moda Lolita e che il mio sacrificio nel parlare in italiano, anziché in inglese, sia servito a qualcosa. Com'è stato? Vi ha sorpreso? Vorreste vedere più video così? Perché io non ho mai l'ispirazione, però ho detto: "Vabbè, siccome ho già fatto così tanto, magari riprendo in mano il canale YouTube", però sinceramente mi motiverebbe anche tanto, se mi lasciaste un commento o qualcosa, perché insomma, se no finisce che faccio un video all'anno se va bene. Comunque grazie di avermi ascoltato parlare fino adesso, e niente, alla prossima.